tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione vedremo le due congiunzioni avversative più comuni in italiano, ma e però. Vedremo quando possono essere utilizzate in maniera intercambiabile e poi vedremo anche quando invece si può utilizzare solamente ma e non si può utilizzare però, e poi situazioni in cui possiamo utilizzare solamente però e non possiamo invece utilizzare ma. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, ma e però sono entrambe congiunzioni avversative e si possono utilizzare spesso in maniera intercambiabile ed esprimono un contrasto totale o parziale rispetto a quanto affermato in precedenza. Allora, partiamo da ma. Ma viene utilizzato e si può utilizzare solamente a inizio della seconda frase, cioè quella che esprime contrasto. Per esempio, guardo tanti film, ma non guardo telefilm. Oppure, amo la pizza, ma non la mangerei tutti i giorni. Però si può usare, anche qui si usa all'inizio della seconda frase, qui in senso intercambiabile con ma, quindi per esempio guardo tanti film, però non guardo telefilm, oppure amo la pizza, però non la mangerei tutti i giorni, d'accordo? Però, invece che ma, però esprime, è come dire un po' più enfatico, è un po' più forte rispetto a utilizzare ma e viene utilizzato un po' meno rispetto a ma, proprio perché è più decisamente avversativo, d'accordo? Rispetto a ma. Sì, si possono utilizzare entrambi in questo contesto, inizio della seconda frase, della frase che contrasta l'affermazione precedente, della prima parte della frase, ma però è più avversativo, quindi lo sentirete utilizzare un po' meno spesso rispetto a ma. E poi però in termini di posizioni che può assumere nella frase, in realtà è un po' più libero rispetto a ma, perché ma lo possiamo utilizzare in questo senso avversativo solo all'inizio della seconda frase, mentre però oltre a utilizzarlo all'inizio della seconda frase, lo possiamo utilizzare anche alla fine. Per esempio, possiamo dire guardo tanti film, non guardo telefilm però. Vedete? Però qui è messo alla fine, mentre ma non possiamo utilizzarlo alla fine della frase, quindi non possiamo dire guardo tanti film, non guardo telefilm, ma. Ok? Quindi questo utilizzo di ma sarebbe errato. E adesso vediamo un po' degli utilizzi di ma che però non ha, ok? Quindi utilizzi solamente propri di ma. Per esempio, diversamente da però, ma oltre a essere una congiunzione avversativa, può anche avere valore di congiunzione sostitutiva, vale a dire, per esempio, non voglio questo, ma quello. Quindi vedete qui che non è il ruolo di ma in questa frase non è quello avversativo, ma sostitutivo, vale a dire che non voglio questo, bensì quello, quindi sostituiamo questo con quello, d'accordo? Quindi non è una congiunzione, non ha valore avversativo, ma non possiamo in questo contesto utilizzare però, non possiamo dire non voglio questo, però quello, d'accordo? Perché però non ha funzione sostitutiva, mentre ma può anche, oltre ad avere funzione avversativa, può anche avere funzione sostitutiva. E poi ma può essere, e questo diversamente da però, può accompagnare anche nella lingua parlata altre congiunzioni avversative e sostitutive, creando un effetto un po' intensificativo, un effetto rafforzativo. Per esempio, possiamo dire non mi piace lavorare, ma lo devo fare, però, come dicevo, potremmo anche abbinarla ad altre congiunzioni, ok? Per esempio, non mi piace lavorare,
ma tuttavia, vedete, lo abbiniamo a un'altra congiunzione avversativa, ma tuttavia lo devo fare, e qui rafforza quindi la frase, d'accordo? Oppure non mi piace lavorare, ma comunque, vedete, lo abbiniamo un'altra congiunzione, ancora una volta con scopo appunto rafforzativo, ma comunque lo devo fare. E non possiamo utilizzare però in questo caso, non possiamo dire non mi piace lavorare, però tuttavia lo devo fare, è sbagliato, oppure non mi piace lavorare, però comunque lo devo fare. Si sente nel parlato in realtà, si sente nel linguaggio parlato, ma non è un utilizzo corretto. E poi, sempre parlando di casi in cui utilizziamo ma in cui non possiamo utilizzare però, quindi un significato diverso di ma rispetto a però, e anche nell'utilizzo in frasi interrogative. Quindi, per esempio, vuoi andare in vacanza? Sì, assolutamente, ma dove in particolare? Ok, vedete, qui ha semplicemente un ruolo enfatico all'inizio di una frase interrogativa, ma dove in particolare? Quindi un utilizzo che però non ha, ok? Non possiamo dire però dove in particolare? Oddio, non suona bene utilizzare però in questo contesto in una frase interrogativa, all'inizio di una frase interrogativa con questo ruolo così enfatico. E poi anche nelle esclamazioni, in quelle che esprimono sorpresa o anche disappunto, in genere utilizziamo ma, non utilizziamo però. Quindi, per esempio, ma che vista fantastica! Quindi ci troviamo di fronte a un panorama spettacolare e diciamo ma che vista fantastica! Non diciamo però che vista fantastica! Non si utilizza però con questa funzione. Quindi questa funzione di, ancora una volta, enfatica, di espressione di una certa sorpresa o anche disappunto. Per esempio possiamo dire ma che delusione, vedete, iniziamo la frase col ma, che non ha in realtà significato di per sé, ma più è enfatico, enfatizza, d'accordo? Enfatizza che siamo delusi. E adesso vediamo un po' gli utilizzi di però, che invece ma non ha. Allora, però da solo o all'inizio di una frase e con un tono esclamativo esprime sorpresa e anche una certa ammirazione. Vediamo qualche esempio. Però non mi aspettavo che saresti arrivato puntuale. È un po' quasi un wow. Wow, non mi aspettavo che saresti arrivato puntuale. Quindi esprimiamo sorpresa. Un po' corrisponde all'inglese not bad, how about that? O wow, semplicemente, ok? Wow, non mi aspettavo che saresti arrivato puntuale. Quindi esprimiamo sorpresa, anche una certa ammirazione anche della persona che è arrivata puntuale. Oppure ho letto l'intero libro in una sera e l'altra persona dice però, quindi con questo tono esclamativo e poi appunto esprimiamo sorpresa, quindi però, oppure una persona che ci dice che parla 10 lingue e diciamo noi in risposta però, quindi siamo molto, c'è questo tono esclamativo ed esprimiamo sorpresa e ammirazione. Riferendoci al ma, invece, al ma utilizzato un po' con questo tipo di tono esclamativo, però con l'espressione ma dai, quindi ma in congiunzione con dai, ma dai, però utilizzandolo in tono esclamativo e allungando la A, ma dai, ok? Esprime incredulità rispetto a esprimere sorpresa, quindi non esprime sorpresa, esprime incredulità invece se utilizziamo il ma dai, in un tono esclamativo. Quindi per esempio se nelle frasi precedenti avevamo detto ho letto l'intero libro in una sera e la persona dice ma dai, quindi tono esclamativo, anche un certo tono un po' così di disapprovazione quasi, ma dai, non ci credo, ok? Non crede a quello che l'altra persona sta dicendo, quindi non crede che la persona abbia letto in realtà il libro in una intera sera, d'accordo? Quindi esprimiamo incredulità con quel ma dai in tono esclamativo. Oppure la persona che ci dice che parla 10 lingue e noi diciamo ma dai, non ci crediamo, ok? Non crediamo quello che sta dicendo. Quindi un po' un come on, seriously, ok? In inglese, non ci credo, non dire cavolate, ok? Anche in italiano, d'accordo? Se invece lo utilizziamo, questo ma dai, in tono interrogativo, allora sì
che indichiamo stupore, indichiamo sorpresa. Quindi frasi appunto che abbiamo appena visto, ho letto l'intero libro in una sera e diciamo ma dai, come appunto vedete, un tono interrogativo, allora siamo sorpresi. Oppure la persona che ci dice che parla 10 lingue e noi diciamo ma dai, quindi è un tono proprio di una domanda, un tono interrogativo, allora esprimiamo sorpresa. E infine vi chiederete, magari avrete anche sentito utilizzare, specie nel parlato, l'espressione ma però, quindi ma però utilizzati insieme in una frase avversativa del tipo amo la pizza, ma però non la mangerei tutti i giorni. Allora, è corretto o è scorretto utilizzare ma però insieme, quindi tutte e due le congiunzioni insieme nella stessa frase una vicina all'altra? In realtà l'utilizzo di ma però è sempre stato censurato nei secoli, anche negli ultimi anni, però molto di recente in realtà è stato un po' condonato e non si considera del tutto scorretto. A scuola c'è sempre stato insegnato di utilizzare o ma o però e che non vanno utilizzati entrambi nella stessa frase, uno vicino all'altro e come congiunzione, come due congiunzioni avversative. In realtà perché? Perché è un utilizzo pleonastico, vale a dire una ripetizione, la ripetizione di due congiunzioni che hanno lo stesso significato e la stessa funzione. Quindi perché ripetere due congiunzioni con lo stesso significato quando ne possiamo utilizzare una sola? Quindi dire amo la pizza ma non la mangerei tutti i giorni, o amo la pizza però non la mangerei tutti i giorni. Perché dobbiamo dire amo la pizza ma però non la mangerei tutti i giorni? Vedete, è una ripetizione che non serve, un utilizzo pleonastico. Per questo che è sempre stato, ovviamente a livello di insegnamento non si reputa corretto utilizzare ma però così in questo contesto. Però negli ultimi anni si è un pochino più flessibili anche, e utilizzare ma però in realtà non è proprio del tutto scorretto, è semplicemente, come dicevo, una questione di ripetizione. Non serve utilizzare entrambi, ma lo sentirete spesso nel parlato, nel linguaggio informale. Non è un'espressione che utilizziamo nello scritto, ok? Però nel parlato, nel linguaggio informale, in realtà lo si sente spesso, e anche è un po' più rafforzativo rispetto a dire solamente ma oppure però. Quindi se vogliamo anche enfatizzare, insomma, non cade il mondo, ecco, se utilizziamo ma però. Quindi sempre stato censurato, ma in realtà non è un problema, non è un grosso problema utilizzare ma però nel parlato. Quindi questo appunto per terminare anche magari una domanda che avevate anche, ma però lo si può utilizzare, l'ho sentito dire, ma se cerco così online vedo che mi dicono tutti che è sbagliato. In realtà non è proprio sbagliato, è semplicemente, dicevo, non necessario utilizzare ma però. E niente, allora concludiamo così la nostra lezione di oggi sul ma e sul però, sulle loro funzioni, sui loro utilizzi, quando possiamo utilizzare solo uno oppure l'altra congiunzione. E spero che questa lezione vi sia stata utile, che vi sia piaciuta, e se sì mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!